Allora, sono al volante dell'Audi SQ7 ABT e devo dire che anche da dentro mi sento piuttosto piccolo. È veramente un'auto esagerata, non solo in dimensioni, come potete vedere è veramente enorme sta macchina, ma forse quello che fa più impressione è il prezzo, perché questa è una macchina da ben 216.000 euro, tantissimo. Però c'è da dire che non solo le dimensioni e il suo prezzo sono enormi, ma anche la potenza. Forse da questa telecamera riuscite a vedere il contagiri, come potete notare arriva fino a 5.000 giri. Ebbene sì, questa S non è benzina ma è diesel. E che diesel! Allora intanto mettiamo la modalità dynamic. Sì, fa un po' strano sentir dire metto modalità dynamic in un SUV grosso e diesel, però guardate qua che accelerazione. Quello che sto guidando non è un diesel qualunque, ma è il SUV diesel più potente al mondo. Davanti abbiamo un grosso motore 4000 V diesel che, modificato da ABT, ora produce ben 520 cavalli e, udite udite, 1038 Nm di coppia. E anche il sound devo dire che non è malaccio per essere un diesel, ma questo è dovuto anche dal fatto che, lo so, è un po' triste come cosa, ma il sound finto viene riprodotto attraverso l'impianto audio della macchina, quindi quello che sentite non è puramente il sound dello scarico, ma è l'impianto audio che in qualche modo vuole farti sentire un sound piacevole all'udito. Io comunque devo dire che sono abbastanza perplesso da questi SUV strapompati di potenza. Non sono mai stato un grande amante dei SUV sportivi, perché secondo me sono un controsenso. Un SUV secondo me è una macchina nata per il fuoristrada, ma a quanto pare oggigiorno le persone comprano questo tipo di macchine solamente per andare a fare l'aperitivo al bar. Beh, comunque una cosa è certa, con questa difficilmente arriverete in ritardo dall'aperitivo. Il motore tirando fino a 5.000 giri, i rapporti del cambio non sono lunghissimi, quindi costantemente cambiare marcia, però è impressionante vedere in così pochi giri motore disponibili, vedere il motore tirare così tanto fino al rosso. Come sapete i diesel tendono ad avere una curva di coppia molto corta, pochi sono i diesel che ti permettono di spingere forte fino a 5.000 giri. Questo è un motore veramente grosso e potente. L'SQ7 ha tante impostazioni, ovviamente c'è anche l'impostazione di off-road che nessuno utilizzerà mai, quindi mettiamo la macchina in modalità comfort. Come posso vedere dal display, l'assetto della macchina si sta rialzando e, come posso anche avvertirlo guidando in queste strade dissestate, ora l'assetto è anche più morbido e assorbe meglio le asperità dell'asfalto. Se invece provo a toccare il pedale acceleratore sento che è meno pronto e attivo, però comunque il motore è sempre lì pronto a scaricare un sacco di potenza. Ecco, diciamo che sarà anche un diesel, ma dal display digitale sulla sinistra posso vedere i consumi della macchina e finora la mia media si assesta a 20 litri per 100 km. Praticamente
5 km al litro con un diesel. Ecco, quindi diciamo che magari chi compra sta macchina lo fa più per avere quella tanta coppia a disposizione che a dire risparmio soldi in carburante. Comunque devo dirlo, questa BT è veramente estrema in tutto per tutto, e non sto parlando solo della potenza, ma ovviamente anche dell'estetica. Questa BT disponibile da Car & Car è veramente particolare perché è un'edizione speciale limitata in 10 esemplari e fatta in collaborazione con la Fossen. Infatti forse uno dei dettagli che risalta per l'occhio di questa macchina sono proprio i cerchi forgiati, che sono veramente belli da vedere. Per non parlare anche del colore blu opaco, che a me piace veramente tanto, e non è vernice ma ha una pellicola, e ovunque cade l'occhio si possono notare tutte le modifiche di ABT che nel complesso rendono questa macchina sì sportiva, ma forse anche troppo esagerata e tamara per quel che è. Diciamo che forse per un gusto italiano questa macchina è troppo. Decisamente i tedeschi e gli svizzeri amano di più questo genere di macchine così preparate. Però se devo essere onesto, non lo so. Questa macchina non è che mi convinca più di tanto. Sì, è veramente potente, però il prezzo di una supercar e un look così aggressivo, diciamo che non è il mio genere di macchina. Ecco, quindi diciamo che questo non è decisamente il mio genere di macchina, però è stata comunque un'esperienza molto interessante guidare il SUV, o anzi il carro armato diesel più potente del mondo, grazie ai amici di Car & Car. Ragazzi, se vi è piaciuto il video mettete like, iscrivetevi al canale se l'avete ancora fatto, e come sempre grazie per la visione. Ciao!